Stai lì, vedi che ti ha visto e vedi, ti ha visto e lui cerca un'altra via. Ah, qui non puoi passare. No, adesso lascialo. E lui sta tagliando adesso. Ragazzi, questa primavera ho deciso di rifare ancora il prato, quindi ho fatto bruciare tutta l'erba vecchia e ho rilavorato la terra. Ora mi manca solo da seminare. E visto che dovrebbe venire un bel prato, ho deciso di avere una collaborazione con una ditta cinese per far provare un robotino. Comunque il marchio è Mova e soprattutto questo in particolare utilizza un sistema che si chiama LiDAR 360, quindi è un robotino senza il bisogno di interrare il filo perimetrale. Vediamo cosa si trova all'interno di questo robotino. Già dalla scatola possiamo vedere che questo qua è fatto per 1000 metri quadri, crea da solo la mappa con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ha una precisione nei bordi di taglio, praticamente si chiama Ultra Trim, e sarebbe, dopo vi faccio vedere quando lo tiro fuori, un sistema fatto su un binario che va ad avvicinarsi vicino al bordo in modo da tagliarlo più vicino. Va a salire fino a 45 gradi di pendenza e anche possiamo vedere che riesce a vedere più di 300 ostacoli. Qui si può aggiustare il taglio dai 3 ai 10 cm e non vedo l'ora di aprirlo, vedere cosa si trova. In realtà io l'ho guardato un po', però ho rimesso tutto a posto così com'è, in modo che anche voi vedete come si presenta e cosa si trova al suo interno. Troviamo subito il suo trasformatore, che è un IP67, quindi può stare anche fuori all'acqua, non succede niente. Abbiamo il libretto di istruzioni molto molto importante. Abbiamo questa spazzola molto bella, in modo che quando il robotino entra, il LiDAR che si trova in testa va a pulirsi, poi dopo vi farò vedere come. E qui abbiamo un set di 9 lame da cambiare con i bulloni molto molto comodi. Qui sono i bulloni per far stare la base di ricarica, interrarla molto bene. Qui troviamo la ricarica, lui entra, si appoggia ai punti di ricarica del robotino. Guardatelo in tutta la sua bellezza, ma ha un design pazzesco, ragazzi, ha un design pazzesco. Adesso lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Spostiamo un attimo questa scatola, poi qui abbiamo la stazione di ricarica. Ok, ma quanto è bello! Ecco quello che vi dicevo, lui con questi qua si appoggia nella base di ricarica e ricarica. Allora, qui in testa possiamo vedere il LiDAR Ultra View, con cui lui crea la mappa in 3D. E qui abbiamo la sua videocamera. Le ruote sono belle grandi, con questi tacchetti molto molto alti, in modo che non faccia fatica ad andare in mezzo all'erba. Abbiamo il tasto stop in caso di emergenza. Qui abbiamo il sensore pioggia, che non mi veniva, il sensore pioggia, quindi quando comincia a piovere all'improvviso lui va via. Allora, Mova Lidax Ultra 1000. Possiamo accenderlo. Si ha un po' di carica, che ce l'ha. Welcome to Mova Robot. Please select your language and set a 4-digit PIN. Adesso scegliamo l'italiano. 0 0 0 0. Ah, quindi mi dice di cambiare il PIN perché è troppo semplice. Facciamo 1 2 3
4, conferma, 1, 2, 3, 4. E qui abbiamo le modalità. Possiamo utilizzarlo e programmarlo sia da qua che andare, non c'è il touchscreen, che possiamo andare anche a programmarlo dall'applicazione, poi dopo vi faccio vedere. Intanto lo spengo. Design molto molto, ma quanto è bello! Ecco quello che vi dicevo, lui con questi qua si appoggia nella base di ricarica e ricarica. Allora, qui in testa possiamo vedere il LiDAR Ultra View con cui lui crea la mappa in 3D. E qui abbiamo la sua videocamera. Le ruote sono belle grandi, con questi tacchetti molto molto alti in modo che non faccia fatica ad andare in mezzo all'erba. Abbiamo il tasto stop in caso di emergenza. Qui abbiamo il sensore pioggia, che non mi veniva, il sensore pioggia, quindi quando comincia a piovere all'improvviso lui va via. Allora, Mova Lidax Ultra 1000. Possiamo accenderlo. Si ha un po' di carica, che ce l'ha. Welcome to Mova Robot. Please select your language and set a 4-digit pin. Adesso scegliamo l'italiano. 0, 0, 0, 0. Quindi mi dice di cambiare il PIN perché è troppo semplice. Facciamo 1, 2, 3, 4. Conferma. 1, 2, 3, 4. E qui abbiamo le modalità. Possiamo utilizzarlo e programmarlo sia da qua che possiamo andare anche a programmarlo dall'applicazione. Poi dopo vi faccio vedere. Intanto lo spengo. Design molto molto valido, molto molto bello ragazzi. Qui troviamo una maniglia con cui possiamo trasportarlo. E che dire, design molto molto bello. Questo qua è in silicone crash proof, vuol dire punti di appoggio, quindi se striscia qualcosa prima va a toccare questo. Questo qua è un carbonio, cioè design ragazzi sembra una Lamborghini. È anche abbastanza grande, eh? Ora voglio farvelo vedere un attimino sotto. Ecco, allora qui abbiamo il vano batteria. Praticamente qui sotto vedete lui si sposta e va a tagliare in modo avvicinato al bordo. Davanti abbiamo le due rotelle. Possiamo anche definirlo come anche una guardia, perché lui anche di notte va a registrare tutto quello che succede nel giardino, riesce a individuare anche 300 ostacoli, tra cui bambini, animali, giocattoli, quindi molto molto valido. Allora qui abbiamo sul libretto di istruzioni abbiamo tutto il necessario scritto per filo per segno di come impostarlo. Fa più di 3 zone, quindi possiamo mappare 3 zone diverse di giardino. Si può creare dei vialetti, dei passaggi in cui lui non taglia ma lo percepisce come un passaggio da un giardino a un altro, quindi è molto molto comodo. Poi sono cose che si creano direttamente dall'applicazione. Allora, la prolunga che vi dicevo prima ha 10 metri e questa spazzola che va inserita qui, in questo modo lui quando entra nella stazione di ricarica mi va a pulire il LiDAR. Il mio giardino è molto piccolo e vicino alla piscina non potevo metterla, la stazione di ricarica,
da quella zona lì, in quella zona lì no, quindi l'unico posto in cui sono riuscito, anche perché ho qua la presa corrente, e metterlo qua. Anche questo qua è impermeabile, quindi non dovete preoccuparvi anche se sta all'acqua. Io comunque non lo lascio così, lo faccio in modo mettendo una canalina o qualcosa che non prende acqua proprio il cavo. Allora, adesso è acceso, lo mettiamo qua in carica. Robot is lifted. Ok. Check. Start charging. Adesso start charging, quindi sta caricando. Adesso bisogna entrare nell'app di Mova, poi bisogna scansionare il codice QR che si trova sul coperchio del robotino e una volta scansionato si può entrare nell'app. Allora, io una prima mappatura gliel'ho fatta quando ancora il prato non era ancora cresciuto, però adesso voglio fare la mappatura insieme a voi. Entrare, abbiamo fatto questa zona, ma la voglio rifare. Adesso vediamo come rifarla. Cancella. Adesso facciamo aggiungi mappa, Checking successful. avanti, esci dalla stazione. Probabilmente adesso lui uscirà dalla stazione. Riuscite a vederlo? Qui. Caution. Robot is leaving station. Sta uscendo. Adesso sta girando da solo. Sta cercando di capire dov'è. Qui è ancora a carico, cioè ancora sta caricando. Mission completed. Ok, adesso ha caricato. Abbiamo qua anche un video per vedere come lo fa, però io l'ho già fatto, adesso vi faccio vedere come lo faccio. Capito? Adesso abbiamo il pulsante destra, sinistra, avanti, indietro, è molto sensibile. Adesso lo andiamo a condurre vicino al bordo, lasciando 10 cm di spazio dal bordo. Lo mandiamo un po' indietro, ecco. E poi una volta che abbiamo trovato il punto di partenza, abbiamo lasciato 10 cm dal bordo, adesso cominciamo a fissare il punto di partenza che è qua. The starting point has been set. In inglese ha detto il punto di partenza è stato inserito. Adesso lo faccio, lo porto su tutto il perimetro di questo giardino. Adesso mi allontano un po' in modo che vediate. Potete farlo con molta calma, senza avere fretta. Questo robotino funziona molto bene senza il filo perimetrale e andiamo a condurlo così, in modo che fa il giro perfetto. Dobbiamo stare un po' più lontani dal bordo. Questo robotino ha anche la guida che si chiama Ultra Leader Ultra Trim. Come vi dicevo prima, riesce molto bene a fare anche i bordi. Mi toccherà a vedere come. Lo sto cercando di tenerlo un po' più lontano dal bordo, perché questo bordino qua gli viene sotto e si incastra. Ho visto. Finito di fare, ragazzi, la mappatura. Adesso lui è partito. Give it to me. Molto molto silenzioso. Potete scegliere anche come il disegno del taglio. Io l'ho impostato dritto, possiamo farlo anche in diagonale, come preferiamo. Dall'applicazione entrate nelle impostazioni, possiate cambiare tutto. Give it to me. Vai. In tempo reale quello che sta facendo, area tagliata al 34%.
possiamo fare fine, pausa, possiamo vedere tutto. Ecco, adesso ho scaricato la mappa in 3D, ha fatto tutto ragazzi, guardate come ha mappato tutto in 3D. Questo qua è il mio gazebo, la casa, i fili, c'è tutto. Allora, qui possiamo vedere Ultra Trim. Questo, quando è attivato, il robot sposta il disco di taglio lateralmente e nell'ultimo passaggio lungo il bordo, lasciando un'altezza di erba di quasi 3 cm. Evitamento ostacoli, riconoscimento ostacoli LiDAR. Quando il robot rileva un ostacolo, 20 cm prima lui si ferma. LiDAR Ultra 1000 vi fa 1000 quadri di giardino. Qui abbiamo solo 26-28 metri quadri di giardino, che per questo robot è niente. Adesso è andato a fare il bordo, guardate come sta molto vicino al bordo. Vediamo se si ferma, se mi metto davanti. È fermato, sta cercando una via alternativa. E si rimette in carreggiata. Ora stiamo provando la sua videocamera, molto comoda, possiamo dare una sbirciatina al lavoro che sta facendo il nostro robottino e anche guardare chi si trova all'interno del nostro giardino. Allora ragazzi, la recensione è finita. Alcune funzioni non le ho provate neanche io. Se qualcuno di voi lo acquista, scrivetemi se avete qualche domanda e vi posso rispondere, lo faccio volentieri. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!